Per me... Ceccogno, grazie. Dunque, vediamo. Che vi siete persi qualcosa? Ecco, esattamente. Giustissimo, infatti si gira la chiavettina e... Non ti pare, Bernabé? Benvenuti amici della Soffitta di Pippo, il vostro salotto preferito dove si celebrano le dive più affascinanti del cinema italiano degli anni 70, 80 e 90. Preparatevi perché oggi parleremo di una donna che ha saputo lasciare un segno indelebile non solo sul grande schermo, ma anche nei cuori e negli occhi degli italiani. Parlo ovviamente della magnifica, della splendida Daniela Poggi. Mettetevi comodi, perché la nostra Daniela ha una storia intrigante e ricca di sorprese che meritano di essere raccontate con cura. Ed è bellissima come sei adesso e sei sempre stata elegante, quindi sei una delle poche donne che si poteva e si può mostrare nuda. No, ma io ti ringrazio, ma... Nasce il 17 ottobre del 1954 nella suggestiva cornice ligure di Savona. Una ragazza che già da giovanissima dimostra una sensibilità particolare per l'arte e lo spettacolo, un carattere vivace e un sorriso contagioso. Pensate che già a 14 anni debutta sul palcoscenico interpretando Andromaca di Racine, in francese oltretutto. Una giovane Daniela dal cuore che batte forte si sente già una diva in miniatura. Pianissimo, più piano vai meglio è, d'accordo? D'accordo. Un'accelerata e via in... Ma facciamo un salto avanti, agli anni più esplosivi della sua carriera. Nel 1977 al Festival di Sanremo la troviamo tra le Bazzarettes, ballerine ironiche che accompagnavano i Mattia Bazar sul palco dell'Ariston. Diciamocelo, era impossibile non notarla. La sua figura elegante e il suo fascino malizioso hanno subito conquistato le attenzioni del pubblico italiano. La vera svolta arriva però nel 1978, quando il mitico Walter Chiari la vuole accanto a sé sul palcoscenico. Da lì il destino di Daniela si intreccia in modo indissolubile con il mondo dello spettacolo. Nello stesso anno la vediamo accanto a Bruno Lauzi nella trasmissione Edizione straordinaria. Sulla storica Telemilano 58, rete che diventerà poi il colosso Canale 5. Nel 1979 è invece la soubrette di punta della seconda edizione della Sberla, uno show satirico diretto da Giancarlo Nicotra, dove recita insieme al grande Gianfranco D'Angelo. La bellezza intrigante di Daniela non sfugge ovviamente al cinema italiano di quegli anni, che la vuole protagonista di numerose pellicole dal sapore piccante e ammiccante, capaci di far impazzire gli spettatori. Ricordiamo tra le sue prime apparizioni L'ultima orgia del Terzo Reich, 1977, diretto da Cesare Canevari, film dalle tinte forti che sicuramente ha contribuito a dare notorietà alla nostra protagonista. Ma è con le commedie brillanti e sensuali che Daniela Poggi conquista il grande pubblico, regalando agli spettatori scene generose, capaci di far perdere la testa ai cinefili del tempo. Nel 1979 appare infatti nella pellicola Tre sotto il lenzuolo, film a episodi diretto da Domenico Paolella e Michele Massimo Tarantini, in cui Daniela mostra una sensualità che ancora oggi fa sorridere maliziosamente chi se la ricorda. E come dimenticare Prestami tua moglie 1980 diretto da Giuliano Carnimeo, film in cui la Poggi esprime tutta la sua irresistibile verve erotica. Oppure Mi faccio la barca 1980 con Johnny Dorelli, diretto dal leggendario Sergio Corbucci, che riesce sempre a mescolare comicità ed erotismo con il tocco giusto. Tra le sue interpretazioni più intriganti e provocanti sicuramente merita un posto speciale. L'ultimo harem, 1981, diretto da Sergio Garrone, pellicola esotica e sensuale in cui Daniela
lascia davvero ben poco all'immaginazione, regalando scene decisamente ardite per l'epoca. Ma Daniela Poggi non è solo sensualità e cinema leggero. La sua filmografia spazia in realtà tra vari generi, dimostrando una bravura versatile e intelligente. Lavora con registi di grande prestigio come Ettore Scola né La Cena, 1998, Fausto Brizzi nella fortunata commedia Notte prima degli esami, 2006, e Daniele Vicari né Il passato è una terra straniera, 2008. Mostrando una maturità artistica notevole e una classe senza tempo. Negli anni Daniela conquista anche la televisione con numerose serie di grande successo come Incantesimo, dal 1998 al 2005. Una delle soap opera italiane più amate di sempre, dove interpreta la dottoressa Cristina Ansaldi. È inoltre presente in Capri, 2006-2008, nella popolare fiction Io e mio figlio, Nuove storie per il commissario Vivaldi, 2010, e in tante altre produzioni televisive che hanno tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori. Ma Daniela Poggi è anche donna di grande sensibilità e impegno sociale. Nel 2001 diventa ambasciatrice UNICEF e partecipa personalmente a missioni umanitarie in Africa, mostrando il suo lato umano e generoso. È stata assessore alle politiche culturali e giovanili, pari opportunità e diritti degli animali del comune di Fiumicino dal 2013 al 2016, dimostrando che dietro tanta bellezza e sensualità si cela una donna di carattere, impegnata e con una grande passione civile. Per gli appassionati delle sue apparizioni più audaci è d'obbligo ricordare che Daniela non ha mai avuto paura di mostrarsi in tutto il suo splendore. Infatti, è stata protagonista di servizi fotografici senza veli per la prestigiosa rivista Playboy, in pose eleganti e provocanti che hanno fatto la gioia degli ammiratori più accaniti. Dal lato privato, Daniela è stata legata sentimentalmente proprio a Walter Chiari, grande amore giovanile. Si è poi sposata, separandosi dopo 5 anni, e con un grande gesto d'amore ha adottato una bambina peruviana, confermando ancora una volta la sua generosità d'animo. Se vi è piaciuto questo viaggio nella straordinaria vita e carriera di Daniela Poggi, vi invito con tutto il cuore ad iscrivervi alla Soffitta di Pippo, attivando la campanella per non perdervi nessuna delle nostre prossime avventure nel mondo delle dive italiane più amate. Non dimenticate di lasciare un bel like se avete gradito questo episodio e soprattutto scrivetemi nei commenti chi vorreste come protagonista del prossimo appuntamento. Un abbraccio dalla vostra affezionatissima Soffitta di Pippo. E a prestissimo con nuove storie, nuove dive e nuove emozioni da vivere insieme.